Quale catamarano comprare? Questo è il titolo di questo nostro speciale dedicato a questo tipo di imbarcazione. Quale catamarano comprare è un bel problema, perché per comprare un catamarano, per sceglierlo, bisogna chiaramente conoscerli, e questo è il nostro scopo, è farvi vedere diversi catamarani in questo speciale. Cominciamo a delineare le caratteristiche principali di questo tipo di imbarcazione. La prima è la comodità. Il motivo per cui si compra un catamarano è uno, perché è comodo. Questo è il motivo principale, e in effetti il catamarano sia a vela sia a motore è un tipo di barca estremamente comodo. Non c'è un'altra barca che vi dà la stessa comodità del catamarano. Poi, se volete determinati volumi, determinati spazi, con il catamarano potete comprare una barca più piccola che se doveste scegliere un monoscafo. La differenza è circa il 30%. Se prendete un catamarano, per avere gli stessi volumi su un monoscafo dovete prendere una barca che è il 30-35% più grande del catamarano che li mettete in confronto. Le caratteristiche dei catamarani, sostanzialmente quelle della parte esterna, sono tre. Una, le reti. Ci sono dei cantieri che hanno le reti lunghe, dei cantieri che hanno le reti corte e dei cantieri che le reti non ce l'hanno proprio. A cosa servono le reti? Questa è la grande differenza. Le reti tradizionalmente del catamarano servono a far sì che quando la barca cade dall'onda, va giù e si va a incontrare con l'onda successiva, questa non batta sotto lo scafo ma esca attraverso la rete. Chi invece costruisce i catamarani a tutto pozzetto, ovvero sia senza reti, dice che è meglio avere uno scafo lungo, perché questo batte sull'onda successiva, ma facendo ottiene le prue alte e questo facilita la navigazione. Sono teorie che poi ognuno dovrà andare a confutare qual è la migliore e quale invece non lo è. Il secondo elemento decisivo di un catamarano è il tipo di timoneria. Il tipo di timoneria decide il tipo di vita che voi svolgete a bordo della barca. Avete tre tipi di timoneria. La prima, la più sportiva, è quella della doppia ruota, due ruote che si trovano alla fine degli scafi. Contraddistinguono le barche un pochino più sportive. Perché? Perché io, avendo la ruota alla fine dello scafo e avendone due, secondo dove ho le vele io andrò a mettermi, e da quella posizione io controllo perfettamente le vele, per cui ho una posizione pensata per sfruttare al massimo le performance della barca. Ma ho un altro grande vantaggio di questa timoneria, che è il controllo dell'ormeggio. Quando io ho la timoneria in fondo allo scafo è come se fossi su un monoscafo, mi giro, ho la banchina davanti a me, per cui non ho nessun problema. La seconda timoneria è la timoneria che il cantiere Lagoon chiama Sport, ed è la timoneria a mezzanino, ovvero sia il divano che accoglie il timoniere si trova a mezza altezza tra il pagliolato del pozzetto e la tuga. Io mi siedo sul divano, ho dal petto in su, fuori dalla tuga, posso avere una panoramica totale di quello che ho davanti, e anche quando vado in retromarcia mi posso affacciare di lato o mi abbasso leggermente e guardo sotto il pozzetto, comunque sia io la banchina la tengo sotto controllo. L'altro vantaggio che ho è che da quella posizione lì io riesco a interloquire comunque con i miei ospiti che sono in pozzetto, per cui non sono escluso dalla vita di bordo, ma sono insieme a loro. La terza timoneria è la timoneria del fly, una timoneria solitamente io trovo su barche piuttosto grandi, barche che hanno un grande fly con un grande pozzetto, un grande divano, i prendisoli e la timoneria centrale. Quando io sto là sopra ho una bellissima visione della navigazione, perché sono anche molto alto, a volte arrivo a essere a 5-6 metri di altezza. Il problema ce l'ho però quando vado in retromarcia, perché dietro di me ho tutto il tettuccio del fly, tutto il tettuccio che copre tutto il pozzetto, per cui io la banchina non la vedo, neanche la intravedo, e quello può essere un problema. Problema che però io oggi ho risolto con le telecamere da ormeggio. Io ho delle telecamere che guardano la banchina, che mi trasmettono l'immagine sul pannello multifunzione. Da lì io riesco a fare comodamente il mio ormeggio anche senza neanche girarmi, non c'è bisogno, io guardo quello che succede sul mio schermo multifunzione. Il terzo elemento sono gli scafi. Partiamo dal concetto che più gli scafi sono stretti, più la barca è veloce. Per cui io da una parte avrò una barca con gli scafi piuttosto stretti e sarà quella più veloce,
dall'altra una barca con gli scafi molto larghi che invece sarà quella più comoda, perché chiaramente più largo è lo scafo, maggiore il volume interno, maggiore la comodità. Ora che succede? Che molti catamarani, quasi tutti i cantieri, hanno sviluppato dei piccoli trucchi per avere delle carene performanti, per cui rastremate, strette nella parte che sta sott'acqua, e degli scafi invece larghi per dare comodità. Questo si fa attraverso un redan. La carena parte stretta sott'acqua, quando esce fuori dall'acqua sopra la linea di galleggiamento, all'interno tra i due scafi lo scafo si allarga, fa un redan, fa così, fa uno scalino piuttosto pronunciato e poi risale, ovvero sia allarga lo scafo. In questa maniera io mi troverò uno scafo internamente molto comodo, molto voluminoso. Per cui quando io vado a vedere un catamarano devo scegliere se voglio la rete o non voglio la rete, che tipo di timoneria voglio, che tipo di scafo voglio e poi gli interni. Gli interni però sono soggettivi, ogni cantiere ha le sue proposte e quella è una questione del tutto soggettiva, cioè a chi piace una, a chi piace l'altra. Detto questo, io adesso andrei a conoscere almeno i cantieri più importanti, i marchi che sono leader sul mercato. Inizieremo dalla Fontane Pajot e andremo a incontrare uno dei maggiori importatori di questo marchio francese su un catamarano a motore, per sottolineare che non ci sono solo i catamarani a vela, ma anche quelli a motore, e hanno dei grandi vantaggi. Poi passerei al leader del mercato, al cantiere più grande a livello mondiale, che è la Lagoon. Dalla Lagoon andrei invece a conoscere, a vedere le caratteristiche di un marchio che da una parte è nuovo e dall'altra parte invece è un marchio di lunga tradizione perché è la Dufour. Dufour ha fatto dal 1964, fa barche a vela, anzi è l'inventore della barca a vela da diporto, però ultimamente ha cominciato a fare anche catamarani, quello dove ci troviamo adesso, il Dufour 48 Catamarans. Quindi iniziamo con il Fontane Pajot. Dopo aver tracciato una panoramica sulla classificazione, sulla tipologia di catamarani che noi possiamo trovare sul mercato, catamarani a vela e catamarani a motore, iniziamo un tour nei maggiori cantieri di questo settore, almeno nei maggiori marchi che noi troviamo in Italia. Il primo di questi è la Fontane Pajot. Fontane Pajot perché? Primo, perché è il cantiere che nel 1976 ha in pratica inventato il catamarano da diporto. Questo cantiere negli ultimi 10 anni è cresciuto veramente molto e si è trasformato profondamente. A parlarci di Fontane Pajot abbiamo Luca Venica della Eurosail Yacht. Uno dei maggiori importatori del marchio. Loro hanno tutta la zona del nord Italia e la fascia adriatica. Ciao Luca. Ciao Maurizio, benvenuti a bordo. Grazie mille. Luca, abbiamo detto che la Fontane Pajot negli ultimi 10 anni è cresciuta moltissimo e si è anche trasformata. In che senso si è trasformata? Diciamo che grazie a una serie di innovazioni siamo riusciti a sfondare sul mercato, a diventare tra i leader market di questo settore, probabilmente grazie ai 45 anni di esperienza della famiglia Fontane. Perché Fontane Pajot poi appartiene ancora oggi alla famiglia fondatrice. Dopo 45 anni, sì. Abbiamo detto innovazione. Noi ad esempio abbiamo visto qui nel Salone Nautico di Genova, dove ci troviamo, il Tanna 47, l'ultimissimo modello del cantiere, che ha dei pannelli fotovoltaici che tutto sembrano tranne che pannelli fotovoltaici, che coprono completamente la tuga. Sì, esattamente Maurizio, noi cerchiamo sempre di dare innovazione senza perdere l'estetica, per cui questi pannelli fotovoltaici integrati nel ponte aiutano a sviluppare quello che è il nostro progetto dell'eco cruising, e questo è solo una delle prime tappe che ci permetterà ad arrivare ad una navigazione veramente green. E so che farete anche uno step molto importante nei prossimi anni, un passo molto importante. Nei prossimi anni è prevista una propulsione all'idrogeno per i catamarani flagship, diciamo di una certa misura. Un'ultima domanda per inquadrare il marchio all'interno del mercato. Fontane Pajot, forse tra tutti i marchi che ci sono sul mercato, è quello meno orientato verso il charter. Sì,
Infatti il 75% della nostra produzione è dedicata all'armatore, abbiamo delle finiture, delle scelte diciamo di qualità decisamente superiore che ci portano in una fascia più alta rispetto agli altri produttori. Perfetto, grazie mille Luca. Prego. E con questo adesso passiamo a un altro marchio molto importante, sempre francese. Andiamo a visitare Lagoon. Quando parliamo di catamarani da crociera, assolutamente dobbiamo parlare del marchio Lagoon, perché il marchio Lagoon è il marchio più grande al mondo, ovvero sia è il cantiere più grande del mondo per la costruzione di catamarani. Voi pensate che proprio è cosa di questi giorni hanno festeggiato l'esemplare numero 6.000, che vuol dire che nel mondo esistono 6.000 catamarani marchiati Lagoon, un numero veramente enorme. Per parlare di Lagoon ho qui con me Simone Morelli della NSS Yachting. Loro sono i più grandi dealer europei per il marchio Lagoon ed è per questo che noi li consultiamo quasi sempre per le cose che riguardano questo marchio. Ciao Simone. Ciao Maurizio, buongiorno e benvenuti a bordo. Grazie mille Simone. Senti Simone, ci dai le qualità fondamentali del Lagoon, ovvero sia le cose che mi dovrebbero indurre a preferire un Lagoon su un altro catamarano. Dunque, Lagoon, io sono di parte, perché essendo dealer Lagoon magari sono di parte, però... Indubbiamente, come ci dice la tua camicia. Lagoon nel cuore, no? Ok. Allora, Lagoon, per me sono comfort, sicurezza nella navigazione e valore nel tempo. Sono questi tre gli elementi fondamentali di Lagoon. Sicurezza nella navigazione. Lagoon e tutti i nostri modelli hanno la rete a prua che è fondamentale per la sicurezza della navigazione e per la navigazione con mare di prua formato. Questo è un elemento importante. Comfort, penso che le nostre cabine sono in assoluto le più spaziose e confortevoli, ma soprattutto hanno un grossissimo studio di ergonomicità nei movimenti, cioè ci sono dei modelli all'interno del cantiere che vengono utilizzati per studiare i movimenti delle persone dentro la barca, e quindi quando tu ti muovi nelle nostre barche immediatamente percepisci questo. Durabilità nel tempo, nella mia esperienza charter posso tranquillamente dire che un Lagoon dopo 7 anni vale ancora il 65% del prezzo originario, cosa imparagonabile sulle barche a motore ad esempio. Poi un altro paragone che mi piace fare, che faccio spesso a qualche cliente, paragono il Lagoon a un gran bell'appartamento. Quando tu prendi un bell'appartamento, bellissimo appartamento, lo fai ristrutturare a un architetto bravissimo, ottieni un prodotto ottimo, bellissimo. Se tu prendi lo stesso appartamento e lo fai ristrutturare all'architetto più bravo al mondo, che per noi e per me in particolare è lo Studio Nauta, dal punto di vista nautico, esce fuori l'appartamento più bello del mondo. In questo caso noi abbiamo i catamarani più belli al mondo. Ho capito. Chiaramente detto da una persona che è di parte. Poi voi invece, guardando questo speciale, potrete giudicare. Un'ultima domanda, ci dici la gamma Lagoon da dove a dove va? Allora, attualmente la gamma Lagoon va dal 40 fino al 77 piedi, che è appena pochi centimetri sotto la nave da diporto, quindi abbiamo una gamma completa. Riallacciandomi a quello che abbiamo detto prima, invito tutti per condividere la mia stessa visione, appena fanno il primo passo a bordo del catamarano, di un Lagoon, che sia un modello piccolo, da un 40 a un 77, il 99% delle volte le persone che salgono la prima volta su un catamarano, su un Lagoon, la prima esclamazione è wow. In effetti colpiscono molto quando io salgo a bordo. Esatto. Ti ringrazio molto Simone. Grazie a voi, grazie di essere venuti e alle prossime prove in mare. Grazie mille. E con questo abbiamo visto anche la Lagoon e andiamo a vedere un altro marchio, un marchio che non ha la tradizione, la storia che ha Lagoon, però è un marchio importante perché stiamo parlando della Dufour Catamaran, che ha presentato non da molto un 48 piedi. Dopo aver parlato di Fontane Pajot e Lagoon, adesso andiamo a vedere un marchio che è la novità di questo settore e che promette di diventare anche lui uno dei maggiori player del mercato dei catamarani. Parliamo di Dufour, un marchio che certamente non è nuovo, un marchio molto ben conosciuto, in particolare della Dufour Catamarans, ovvero sia
della sezione catamarani del marchio francese. A parlarci di Dufour Catamarans è Angelo Bacci della Marina Yacht Sales, che è la società importatrice di questi catamarani in Italia e in Francia. La loro sede a Marina Cala de' Medici. Ciao Angelo. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti. Angelo, noi vorremmo riuscire a capire le caratteristiche fondamentali della filosofia della Dufour Catamarans, oltre a quella di questo catamarano in particolare, che so che in questo momento è il primo e anche l'unico modello prodotto. E la domanda a cui rispondere in effetti è: ma perché io dovrei comprare un Dufour Catamarans? Ottima domanda. La Dufour entra nel settore dei catamarani da protagonista con un 48 piedi che è prodotto in Italia, quindi la cosa interessante che Dufour ha voluto fare, questo cambio di marcia, è fare un catamarano in Italia con la grande qualità italiana. Quindi questo è un po' un orgoglio per noi, dove ha dato delle linee guida importanti. La prima è lo spazio, la fruibilità di tutti gli spazi che ci sono e, ripeto, la grande qualità che nel mondo dei catamarani non è così comune. Costruito in Italia, ma anche disegnato in Italia, perché la barca è disegnata da Umberto Felci, che voi sapete essere il disegnatore di tutti i modelli Dufour, per cui chiaramente, avendo disegnato tutte le barche Dufour, ha disegnato anche il loro primo catamarano. E adesso vogliamo parlare invece di come è divisa questa barca. Barca che si caratterizza dai grandi spazi del pozzetto esterno, pozzetto interno, le 5 cabine comode con i 5 bagni e poi caratteristica veramente eccezionale per quanto mi riguarda un fly unico che permette di vivere la barca completamente anche in navigazione. La Dufour ha dato molto risalto ai prendisole, quindi a Pru abbiamo un prendisole con la classica rete dei catamarani, in più prendisoli sul fly, quindi una barca da vivere completamente ogni giorno. Perfetto, grazie mille Angelo. E con questo noi abbiamo terminato la nostra panoramica sul mondo dei catamarani, vi abbiamo mostrato alcune caratteristiche di questo tipo di barche e alcune caratteristiche dei brand principali che compongono questo mercato. Ma il nostro speciale non finisce qua, il nostro speciale va avanti con una seconda parte, questa volta scritta, che potete scaricare dal link che trovate nella finestra di descrizione sotto il video. Lì troverete schede tecniche, prezzi e molti articoli di approfondimento proprio sui catamarani. Sperando che questo servizio vi abbia interessato, vi invito a mettere il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.